L'avete mai visto il serpente più lungo d'Italia? Ecco a voi il cervone. Ciao ragazzi, bentornati su Reptile Nation. Io sono Giorgio e lui è Ugo. Come potete vedere, finalmente dopo 5 anni ragazzi riesco a mostrarvi il cervone, Elafe quatuor lineata, il serpente più lungo d'Italia. Ora perché dico dopo 5 anni ragazzi? Perché potevo cercarlo in zone decisamente più frequentate da questi animali, ma mi sono puntato, sapendo della presenza di questo animale appunto nelle vicinanze di casa, avendo trovato svariati piccoli e una femmina nel 2018, quindi ero convinto ci fossero e niente, alla fine ce l'ho fatta ragazzi, guardate quanto è bello. C'è da notare subito una cosa rispetto ad altri ritrovamenti che abbiamo fatto. Come potete vedere, ora non so se si vede in cam, è ferito in più punti, ma veramente tanti, coda mozzata. Come potete vedere qui ci sono i segni delle zanne di evidenti lotte che ha fatto sicuramente con qualche cane o qualche volpe o comunque qualche canide che ha provato a mangiarselo. Qui le cicatrici sono vecchie, quindi si può dire tranquillamente ragazzi, in gergo prettamente romano, che questo animale ha fatto la guerra. Qui è rimasto un pezzo di texuglia attaccata, però c'è una ferita, quindi leviamo soltanto la muta. L'Elafe quatuor lineata è il serpente più lungo d'Italia ragazzi, non il più grande e forse il più lungo d'Europa, con la sua dimensione che può raggiungere tranquillamente i 2,70 m. Perché ho detto il più lungo non il più grande? Perché il primato del serpente più grande se lo contende con il colubro lacertino, che raggiunge tranquillamente i 2,20 m, ma ha una corporatura decisamente più robusta. Ora, non che questo cervone non sia robusto, guardate, come potete vedere è molto lungo, è veramente lungo, è una sorpresina per voi perché ho portato il metro che ho sempre qui con me nello zainetto, il metro, quindi adesso lo andiamo a misurare. È probabilmente il serpente che ho ritrovato in natura più lungo in assoluto ragazzi, 1,90 m. Per quanto riguarda la livrea invece, come vi ho fatto vedere in più video, cambia totalmente nel percorso da giovane ad adulto. Potete vedere come da baby è completamente diverso, è grigio contornato di macchie marroni, mentre da adulto compie questo cambiamento, questa ontogenesi, e diventa completamente giallo con delle strisce longitudinali sul dorso appunto. L'unica cosa che mantiene è questa barra nera che attraversa la mascella. Ora, come potete vedere è molto mansueto, faccio di tutto per stranirlo ma non ci riesco, quindi a parte il sibilo ragazzi è veramente difficile che questo animale morda. Ovviamente come dicevo il morso può essere comunque abbastanza doloroso, a differenza del biacco tenderà sempre a dare un morso a stampo, cioè morderà e lascerà immediatamente la presa, a differenza del biacco che tende a masticarci appunto. Guardate ragazzi la testa triangolare in questo caso, che è ben distinta dal corpo nel momento in cui l'ha appiattita, vedete le fossette qui? Non vuol dire sia una vipera, semplicemente ha la testa ben distinta dal corpo e come vi ho spiegato più volte la appiattisce per incutere timore e spaventare eventuali predatori. Il suo habitat naturale è questo ragazzi, ampi terreni aperti con macchie sparse, in cui può trovare riparo e soprattutto può cacciare in libertà. È un animale molto grande, quindi a differenza degli altri serpentelli italiani che conosciamo può predare anche conigli e donnole. Per quanto riguarda il letargo, questo animale nel periodo invernale condivide tane spesso con saettoni e altri esemplari di cervoni. È una specie ovipara, depone intorno alle 20 uova diciamo come massima, forse qualcosina in meno. La gestazione delle uova dura all'incirca 2 mesi. La madre non sempre cova le uova, in linea teorica quasi mai, addirittura o le ricopre con l'exuvia o comunque le lascia ricoperte da foglie, comunque in ambienti umidi dove poi i piccoli faranno tutto da soli.
liberare subito esattamente dove lo abbiamo trovato. Non avete idea di quanto mi dispiace, perché sono 5 anni che lo cerco, e più che altro sono 5 anni che cerco prove della presenza di questi animali qui nelle immediate vicinanze di casa. Prova che ho avuto con i vari baby che ho trovato nel corso del tempo. Vi lascio tutti i video, il link in descrizione. Ma un adulto non ero mai riuscito purtroppo a filmarlo. Mi era capitata una femmina, pensate un po', proprio a casa nel pollaio nel 2018. Era molto più robusta di lui, però più corta. Lui è veramente lungo e è stupendo. Veramente la mosca maledetta, è veramente stupendo. Bello, 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 bello. Ora le ferite sembra siano tutte quante superficiali, comunque sembra non abbiano portato danni, quindi lo possiamo liberare tranquillamente. E niente, è arrivato il momento di salutarlo. Sì, me lo dai un bacetto d'addio? Me lo dai un bacetto d'addio? Mi viene da piangere e lo lasciamo esattamente qui dove l'ho trovato. Non era intento a termoregolarsi assolutamente, perché sono venuto era sera, questa zona era completamente all'ombra e era completamente disteso. Io credo semplicemente fosse di passaggio e l'ho beccato in attraversamento, quindi è stata veramente una grande fortuna. E niente ragazzi, come potete vedere questo è proprio il suo habitat, guardate come si mimetizza bene, e noi lo lasciamo libero di tornare nel bosco a casa sua. Ciao. Come sempre ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Ovviamente vi invito a lasciare un like e a sostenere il canale per i prossimi video. Praticamente ci siamo con tutto ragazzi, cioè accertata la presenza anche della coronella austriaca, non ci manca niente qui in zona a casa. Ora devo riprendere qualche settone, perché l'ultimo video l'ho levato che era vecchissimo, veramente montato male, fatto male, quindi lo voglio rifare. Ma tolto quello, diciamo che qui in zona abbiamo preso praticamente tutto quello che c'è, tranne ovviamente le specie endemiche di altri posti che, se mi continuate a sostenere a questo livello, sicuramente andrò a visitare e sicuramente vi mostrerò. Quindi noi ci vediamo a un prossimo video, mi raccomando lasciate nei commenti scritto cosa ne pensate. Ciao!